Nell'anno 1864, mentre la guerra di secessione volgeva al termine, truppe francesi occupavano il Messico nell'infelice tentativo di instaurarvi un impero. Questa è la storia di una pattuglia francese e di un forte americano sudista. I fatti raccontati accaddero realmente. Mickey, vieni qua, non farmi impazzire. Fermati. Obbedisci, Mickey. Obbedisci subito. Aspettami. Adesso qui ti prendo. Dove scappi, terremoto? Ecco, al solito, dagli ancora i vizi, papà. Così non imparerà mai a obbedire. Vattene tu, sei una strega. Perché non obbedisci a tua sorella, eh? Che storia è questa? All'improvviso si è messo in testa di non partire. Io voglio restare con te, papà. Non voglio andare via. Ho paura. Ci sono i musi rossi fuori. Ma se sono i musi rossi che dovrebbero aver paura di te, se ti conoscessero. Coraggio, Ross. Cerchiamo di fare in fretta. Papà, quando si parte? Subito? Bravi. Vedo che siete diventati due veri ometti e non avete paura. Vi raccomando di ubbidire e di aiutare la mamma. Sì, e se dovessimo incontrare gli indiani, pam, pam, pam. Sì, buona Mary, non fare così. È giusto che lasciate il forte, cerca di capire. È troppo pericoloso restare qui. E voi altri? Noi altri siamo soldati. Sì, lo so. Però se voi doveste morire, a che serve che noi ci salviamo? Per i bambini, Mary. Pensa ai bambini. Va a prepararti, su. E tu dai a me, non sono lavori da donna questi. Già, non siamo buone a nulla noi donne, vero? Se il tuo colonnello avesse dato un fucile anche a noi invece di mandarci via. Ti piacerà dopo tanto tempo un po' di vita cittadina. Anzi, non sposartela troppo, eh? Già, partiamo per la villeggiatura, vero? E anche il viaggio. Tutto andrà bene, vedrai. Io dico che se arriviamo a destinazione senza guai, la prima sera mi voglio ubriacare come un caporale. Io mi ubriacherò quando tornerà indietro lo scout a dirci che siete arrivati in salvo. Ci ubriacheremo tutti, credo. Papà, dov'è Ronny? Non lo trovo. L'ho visto da qualche parte, adesso te lo cerco. Io non parto senza Ronny. Hai ragione, è un bravo soldato, Ronny. Con lui puoi andare tranquillo. Lo Giusto, sai. Ronny potrà salvarci con la grande scorta che abbiamo. Beati voi che ve ne andate. Sai che viaggio divertente. A Tascosa è pieno di belle ragazze. Arrivarci a Tascosa. E sai che bello crepare qui. Ci avrei messo la firma per andar via. Accidenti a lui. Con chi ce l'hai? Uno solo dei nostri mariti avesse mandato con noi, uno solo. Si direbbe che l'ha fatta apposta, ci ha sempre odiate. Ma se nessuno ha mai avuto il coraggio di dirgli in faccia la verità, lo farò io. Zitta, vuoi mettere tuo marito nei guai? Se lui dovrebbe essere il primo a rompergli la faccia. A chi dovrei rompere la faccia? Al tuo colonnello. Che ti prende, Elda? Mi prende che è una canaglia. Elda, per favore, calmati. Hai paura? Tutti avete paura. Più paura di lui che dei Pelle Rossa. C'è da morire da ridere. Ma sapete che cosa faccio io? Ecco, non parto più. Ho deciso. Smettila. Io ho un figlio solo e non l'ho messa al mondo per farmela ammazzare dagli indiani. Venite anche voi, avanti. Poi- Tirate giù la vostra roba. Rifiutiamoci tutti insieme. Voglio vedere cosa dirà. Sergente Mais, sergente Ross. Ross, i prigionieri francesi partiranno anche loro. Non voglio bocche inutili. Signor sì. Mais, che succede laggiù? Nulla, colonnello. Sapete, le donne, bisogna capirle. Avanti, se qualcuno ha qualcosa da dire si sbrighi. Siete già in ritardo. Voi siete in ritardo, colonnello. Dovevate mandarci via una settimana fa. Partire adesso è un suicidio. Da quando una donna ne sa più di un ufficiale? Fino a una settimana fa degli indiani si parlava soltanto. Si diceva che stavano muovendosi, che sarebbero arrivati qui intorno. Ma oggi sono già stati visti. Non c'è bisogno di essere Napoleone Gli per... indiani si stanno ancora organizzando e il loro obiettivo è il forte, solo il forte. Non rischieranno inutili perdite per attaccare un gruppo di civili.
Già, scapperanno terrorizzati al vedere la forte scorta che ci accompagna. E manderei via mia moglie se sapessi che c'è pericolo? Colonnello, perché non mandate assieme a noi almeno qualcuno dei nostri mariti? Sono sottufficiali con compiti più importanti e saranno responsabili di ogni nuovo incidente. Tenente Alward. Sì, signore. Chi deve partire salga sui carri. Chiamatemi il capo scorta e lo scout. Sì, signore. Andiamo, cara. Coraggio, Ellie. Andiamo, Elda, vieni su. Caricate i bagagli. Voi due, dal colonnello, subito. Colonnello, su quale carro li facciamo salire? Sono prigionieri, andranno a piedi e legati. Sì, signore. Comandi. Agli ordini. Tra quanti giorni sarete di ritorno? Una decina. Se dovrete guardarvi da qualcuno è dai francesi. Sconfinano spesso inseguendo i patrioti messicani che si rifugiano presso di noi. Avrete con voi 2 loro prigionieri. Potrebbero tentare di liberarli o peggio. Andate adesso. Va bene, comandante. Arrivederci. Non fare così, ci guardano tutti. Papà, ti sei dimenticato di Ronny. Non l'hai trovato? Accidenti, hai ragione, corro a prenderlo. So dov'è, sta tranquillo. In marcia. Il tuo Ronny, eccolo. Grazie, papà. Ciao! Mi pare sia tutto chiaro, vero? Colonna americana e francesi prigionieri. Ehi, tu! Corri dagli altri e falli venire qui, tutti! Ma che volete fare? La prima cosa da fare è dare sepoltura a questi poveri morti. Ecco, Gorò. Come vi sentite? Nulla di grave, mi pare. Un graffio. Che è successo, capitano? Per me una freccia intelligente, ma il povero Gilbert. E tu, novità? Da questa parte non si passa. Tutte montagne e rocce, impraticabili. Di là c'è di peggio.
Andiamo, al passo. Non vi nascondo che siamo nei guai. Il risultato delle esplorazioni compiute da me e da Goron non è confortante, e non solo perché abbiamo perduto un uomo. Pensate a 2 fette di pane che schiacciano un omelette. Comandante, vi sembrano discorsi da fare con la fame che abbiamo. E il guaio più grosso è che l'omelette siamo noi e le 2 fette di pane sono indiani e sudisti. Sudisti? Sì. L'unica cosa certa è che ci troviamo in territorio americano. Avete incontrato i sudisti? Massacrati dagli indiani, non sto a raccontarvi particolari. La stessa fine può toccare a noi. Credete che ci troviamo molto lontani dal confine? Temo di sì. Sono 7 giorni che gli indiani ci attaccano e ci inseguono spingendoci fuori strada. Secondo voi lo hanno fatto con uno scopo preciso? Una tattica perfetta. Prima isolarci in un territorio sconosciuto, ostile, lontani dai nostri presidi. E poi, non fosse per questa maledetta gamba, direi di rimetterci in marcia, puntando decisamente a sud e in qualche posto del Messico dovremo pure arrivare. Caporale, come stiamo a Viveri? Un po' di gallette per un paio di giorni al massimo. Però in compenso abbiamo sigari per un mese. Come? Nello scontro di ieri quel bel tipo ha salvato tutte le razioni di tabacco credendo fossero i viveri. Che è colpa mia? I cavalli scappavano con i sacchi e ho fermato quelli che ho potuto. Mi hai fatto bene. Vuol dire che quando avremo fame accenderemo un sigarios. Ecco il sud, comandante. Se non sapessimo orientarci, basterebbe guardare loro. Sono esatti come una bussola. Se ci aprissimo la strada con la forza. Non sono in molti, ma non ce ne saranno altri là dietro. Ma perché non ci attaccano allora una buona volta? Verrà il momento se ci lasciamo spingere dove vogliono loro. Bisognerebbe far perdere le nostre tracce. Non è facile. Forse camminando la notte. Non faremo soste questa sera. Capitano, direi che è meglio non fermarci qui. E perché? Gli indiani sono già passati e noi potremo starcene nascosti tutto il giorno. L'importante è questo, stare nascosti. Ammesso che siamo riusciti a passare inosservati. D'accordo, ma tutti questi morti? I morti non fanno rumore. E forse potremo anche dormire. Lo sai che ci vorrebbe? Un po' di cognac. Ne hai ancora? No, comandante, mi rincresce. Allarme! Indiani!
n'era uno laggiù. Verso lui. Vieni, Morias. Fuori di lì. Fuori! Cosa fai qui? Io non sono una Navajo. Già, sei parigina. Sono Apache. Il mio nome è Chiola. Ti ho domandato che fai qui. Di solito soltanto gli sciacalli restano in compagnia dei morti. Venite con me. Ferma, dove ci vuoi portare? Dove è nascosta Miss Brenda? Chi è questa Miss Brenda? La mia padrona è stata ferita. Dovete fare qualcosa per lei. Non è un'indiana, è un'americana, una bianca come voi. Dov'è? Là dietro. Su, avanti, andiamo. Ma niente scherzi. Ho la prima pallottola per te. È stata colpita al fianco da una freccia. Gliel'ho tolta io. Fate qualcosa per lei, vi scongiuro. Forse un po' di cognac. È la riserva, comandante. Non si dovrebbe mai toccare. Deve aver perduto molto sangue. Non so, ma temo che solo un medico potrebbe fare qualcosa. Già, un medico. E chi ce lo dà? Forse a 30 miglia ce n'è uno. Perché? Cosa c'è a 30 miglia? C'è un forte, è grande e ci sono tanti soldati americani. Con loro ci deve essere pure un medico. Dov'è questo forte? A nord? A sud? Laggiù oltre il fiume, dalla parte dove tramonta il sole. A ovest. Forse si può andare. Se fosse da un'altra parte? Se gli indiani continuano a spingerci a nord, è perché il grosso delle loro forze sta a nord. E tu? Quando li hai visti? Ieri. Erano in tanti? Sì, molti. Tutti Navajo, con il loro gran capo Wichita. E dove sono andati? Non lo so, io stavo nascosta qui con... Calma, padrona. Ragazzi, bisogna rimettersi in marcia subito, potrebbero tornare in forze. E dove andiamo? È la stessa storia da tutte le parti. Potremmo fare un tentativo. A 30 miglia da qui c'è un forte sudista, che ne pensate?
I soldati americani non ci getteranno certo le braccia al collo per darci il benvenuto. No, nemmeno per strozzarci. E tantomeno per scotennarci. Coraggio, ragazzi, in sella. In sella, svetti! Morias, vieni. Gil, Gorò, trovatemi un carro che stia ancora in piedi. Si direbbe abbandonato. Avanti! Questo silenzio non mi piace. Viene da pensare che da un momento all'altro quella porta potrebbe aprirsi per vomitarci addosso una valanga di musi rossi. Francesi, potete entrare se volete, però come prigionieri. Vi avverto che tutti i nostri fucili sono puntati su di voi. Molto gentili. Quelli là ci avrebbero accolti peggio. La vostra pistola. Anche la bandiera. Ci tenete tanto alla nostra bandiera, tenente? Eseguo un ordine. Vorrei vedere in faccia chi ve l'ha dato. Tenente Alwar, 10 secondi di tempo. Se rifiutano, aprite il fuoco. Sergente Mais, in posizione. Pronti per il fuoco! Puntate! Fate almeno lo sforzo di raccoglierlo. Giù le armi. Tenente, fate entrare i prigionieri allineati davanti al comando. Sì, signore. Sergente Mais. Avanti! Allineati davanti al comando, provvedete a disarmarli. Sì, signore. Avanti! Avanti! Abbiamo bisogno di un medico. Allineati davanti al comando. Io ho chiesto un medico, può essere urgente. È questa l'educazione che si insegna nelle accademie francesi? Presentatevi prima. E nelle accademie d'America che cosa si insegna? Ad essere bestie? Ho con me 2 feriti, tra cui una donna americana. Calma, capitano, il medico è qui e non gliene frega niente dell'accademia, americane o francesi che siano. Andiamo a vedere che razza di donna ci avete portato. È bella almeno? È stata ferita al fianco da una freccia. Spero che saprò vedere da solo dove è stata ferita, anche se la donna è bella. Silenzio! Muoversi!
Dove l'avete trovata? Al villaggio qui vicino, nel saloon. Allarme! Di combattimento! Prima squadra! Tutti sugli spalti! Presto, muoversi, muoversi! Avanti! Capitano, vogliamo aiutarli questi bastardi? Direi di sì, visto che siamo anche noi a friggere in questa padella. Forza ragazzi, mostriamo cosa sanno fare i dragoni, anche appiedati! Voglio francesi qua. Ti danno noia? Avanti, ordinate ai miei di scendere, di gettare le armi. Perché non vai a dire ai tuoi amici che la piantino? Non sono amici miei. Se quelli mi prendono mi ammazzano per prima. Qui se va a fuoco la baracca siamo fregati. Ehi, disgraziati, correte qua! Vedi, da dietro! Avremo nuovi clienti tra poco. Dottore, si è risvegliata. Guardi. Chiola. Dove siamo? State tranquilla, signorina. Qui siamo al sicuro. E c'è un buon dottore che vi farà guarire presto. Che succede? Calma, non preoccupatevi. State calma, signorina. Perché sei qui? Che cosa vuoi da me? Su, baby. No, non voglio. Tienila. No, non voglio. Tienila! Chissà perché mi ha preso. No, no.
fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Ve l'avevo detto di stare al coperto. Altri feriti? Dai nostri lui solo. È grave, ho paura. Aiutalo. Capitano, voglio parlare con voi. Seguitemi. Vi offro la possibilità di tornare in Messico. In che maniera? La vostra parola che siete disposti a combattere ai miei ordini. Sono pronto a collaborare. Ho detto ai miei ordini. Questo è il punto. Per farvi combattere ci sono gli indiani. E voi mi date la vostra parola che appena possibile ci lascerete andare? Sì. Avete la mia parola. Allora, tenente, i francesi alloggeranno nella baracca di sinistra, separati dai nostri. Sì, signore. Altri ordini? Sì, restituirete la pistola al capitano. Andate ora, via. Capitano, venite. Ecco dove siamo, Fort Sharp. E tutto intorno gli indiani, al comando di Wichita 3000 Navajo. 3000? Certo, per 3 giorni ci hanno attaccato in forze. Ma non è facile prendere Fort Sharp. Ci hanno inflitto perdite, ma ne hanno subito di ben più gravi. Così hanno cambiato tattica. Vengono sotto in piccoli gruppi quasi ogni giorno. Uno stillicidio continuo col quale pensano di stroncare i nostri nervi. Capisco. Visto inefficace l'attacco in forza, il grosso sarà andato altrove. A nord, probabilmente. Perché al nord? Perché a nord i bianchi sono in guerra fra loro. È una situazione da sfruttare. No, è il forte che li interessa. Sono tutti qui intorno, lo so. Non ho avuto l'impressione che fossero in tanti arrivando qui. Certo, si nascondono per ingannarci. Vogliono farmi credere di essere rimasti in pochi per farmi uscire in campo aperto e massacrarci. È un'ipotesi possibile, però è strano. Più in campo aperto di quello che eravamo noi. Perché non ci hanno massacrati? E se l'avessero fatto apposta? Se vi avessero spinto fin qui perché veniste a raccontarci esattamente quello che ci state raccontando? Riattaccheranno in forza e resistere sarà duro, vedrete. Ogni uomo in più sarà presto prezioso. Per questo disobbedisco agli ordini e non vi faccio prigionieri come ho sempre fatto coi francesi. Avete fatto prigionieri altri francesi? Sì, 2 dragoni, non molto tempo fa. Anche loro si erano dispersi. Avete il vizio di perdervi voi francesi. E dove sono ora? Li ho mandati via a Tascosa 10 giorni fa, assieme alle famiglie che vivevano qui. Una dozzina di persone in tutto, fra donne e bambini. Mi sono privato di qualche uomo per dare loro una scorta, ma ho avuto ragione. 2 giorni dopo ci hanno attaccati. Ma loro erano in salvo. Avremo presto notizie dallo scout che deve tornare da un giorno all'altro. Non tornerà nessuno scout, colonnello. Massacrati? In una radura, a circa 70 miglia da Sunny Path. Mia moglie era con loro. Colonnello, non sapevo. Sono costernato di essere stato io a portarvi questa notizia. Non è questo il momento di versare lacrime. Capitano, mi fate un favore? Non ditelo ai miei uomini. Voglio essere solo con questo dolore. Se gli uomini si battono e resistono è solo nella speranza di rivedere un giorno le famiglie. Capisco le vostre ragioni, ma temo di dover rifiutare. Mi pare inumano illudere... Voi dovete solo obbedire. Vi ordino di tacere, di dimenticare. Se lo volete voi. E i vostri uomini? Non sanno. Non erano con me. C'era solo il mio sergente. Gli risponderete anche del suo silenzio. Potete andare, capitano.
Se ve ne stavate buoni a fare i prigionieri era meglio. Vincano gli indiani e sia finita per tutti. Tenente, ammazziamolo. Lui ci vuol far crepare tutti. Stai buono. Ma noi ammazziamolo. È colpa Stai sua, giù, dovevamo dar riposati. via tutti. Bisognerebbe davvero ammazzarlo. Chi? Il colonnello. Per la ragazza non preoccupatevi. È stato più che altro un forte shock. Il sergente Ross le ha ceduto la sua abitazione, così starà tranquilla. Si divertono. Una volta si dava l'allarme, poi ci siamo abituati. Ogni tanto ci fanno un po' di concerto per ricordarci che ci scanneranno tutti. Il vostro è disfattismo, specialmente di fronte agli uomini non dovreste. Ah già, dimenticavo che il colonnello Lennox ci sta facendo scrivere la più bella pagina della nostra storia. Ma voi, anche se siete un militare, disciplina e regolamento, non vi siete ancora chiesto cosa ci stiamo a fare qui? Cosa stiamo difendendo? Uno straccio di forte, senza alcuna importanza, che lo stesso quartier generale aveva ordinato di abbandonare. Ordinato? È la pura verità. Ma quel pazzo ha deciso di difendere ad ogni costo questi pali marciti. Ecco perché cosa si muore qui. Per regalare $1 di gloria a un generale mancato. Se piace anche a voi giocare all'eroe, qui siete a posto. Però avete sigari, vogliate? Sì, ce ne dareste qualcuno? Per ringraziarvi della vostra accoglienza? Ti propongo un cambio. Noi abbiamo liquori. Cognac? Whisky. Porcheria americana, petrolio. Tu! Lascia qui, ladro! Fermi, ragazzi! Fagliela pagare! Basta, Coro, piantala! È un ordine, Coro! State fermi voi! Vigliacco! Che succede, ragazzi? Piantatela! Piantatela! Fermi! Fermi, ho detto! Fermi! Morias! Mi sono impegnato ad evitare incidenti. Cos'è stato? Perché? Non mi importa sapere perché, voglio sapere chi. Voglio i responsabili di questa rissa. Il francese che per primo ha alzato le mani venga fuori. Una rissa si comincia in due. Chi è stato l'altro? Sono stato io. Signor colonnello, cerchi di capire. Siamo tutti un po' nervosi, inquieti. Perché? Non è per gli indiani, colonnello, ma per lo scout che deve portarci notizie delle nostre famiglie. Lo stiamo aspettando da 3 giorni. Tutti stiamo aspettando lo scout e con ciò comportiamoci da soldati. Tenente, i 2 responsabili siano messi al palo per 24 ore.
Piccola bestia, non ti piace fare l'amore? Vieni qua. Che succede? Venivo a cercarvi, capitano. Faresti bene a non uscire, specie la notte. La mia padrona vuole parlarvi. Il capitano Clermont, vero? Come state, Miss Brenda? Molto meglio. E grazie di tutto. Sono stata contenta quando Chiola mi ha detto che eravate ancora qui. Avevo paura che foste ripartito subito. Paura? Sì, perché volevo chiedervi di portarmi con voi. Stupito? Lo so che ci sono molti pericoli a rimettersi in marcia, ma non voglio rimanere qui. Oh. Non vi do torto. Considerate tuttavia che avere una palizzata intorno a noi è già qualcosa, anche se dentro la palizzata... Intendete rimanere qui? Non dipende da me andarmene o rimanere. In fondo sono prigioniero. Vi ho messo nei guai, vero? Certo, senza di me avreste proseguito per il vostro Messico. Già. Ma probabilmente non ci sarei mai arrivato. A ben pensarci siete voi che avete salvato me, almeno dalla tentazione di fare l'eroe. Strana frase detta da un ufficiale. Non mi daranno certo la medaglia. Però gli uomini che erano con me per il momento sono vivi, come sono vivo io. E voi, nonostante tutti i Navajo. Non ci sono soltanto i Navajo. Ehi tu, hai visto? C'era qualcosa fra quei cespugli. Ho visto muovere. Perché non danno l'allarme? Sarà stato uno sciacallo. Hai sentito? È il vento. Non ti piace più il bagno turco? Restaci tu a dormire là dentro. Guarda, questi bastardi, si direbbe, lo fanno apposta a fumarci sotto il naso. Se quelli la smettessero.
Ehi, laggiù, voi due! Dove andate? Dove andate? Fermatevi! Fermatevi, ho detto! Che succede? Cos'è? È l'allarme! Giulio! Vieni a vedere! Che succede? Ci slegheranno. No, Ma se danno l'allarme? risparmia il fiato. Ne abbiamo fino a domani noi due qua su. Sergente Mais, chi li ha uccisi? Io. Perché? Sergente, formate una squadra e ispezionate tutto il forte. Sì, signore. Tenente, stato di allarme, tutti sugli spalti. Sì, signore. Con me. Capitano, uno dei nostri è stato ucciso. Correte! Un dragone e uno dei nostri sono stati uccisi! Qui, fate la vittoria! Signorina, la colazione. Un momento, siamo in due qui. Non diamo da mangiare agli indiani. Ma signorina, cosa fate? Non è giusto. Siate prudente, non state ancora bene. Lasciami. Toh, la colombella mette il becco fuori. Non ha paura che qualcuno le salti addosso. Quella? Presentati con qualche dollaro in bocca e ti accoglierà a braccia aperte. Cosa volete? Gli uomini si rifiutano di dar da mangiare alla mia cameriera. I viveri scarseggiano. L'indiana farebbe meglio ad andarsene coi suoi. Non sono i suoi, quelli che stanno qui fuori. Chiola è brava e fedele. Io non posso permettere Dove che... credete di essere per parlare così? Nel vostro saloon? Io spero di essere fra creature umane. Dato che siete guarita in fretta, fareste molto meglio invece di lagnarvi a cercare di rendervi utile. Sarò ben lieta se potrò essere utile in qualche modo. D'accordo, vi autorizzo a tenere l'indiana al vostro servizio, ma non voglio vederla in giro. E voi andrete in infermeria dal tenente Foster, lì il lavoro non manca. Obiezioni?
È stato il tenente Foster che mi ha richiesto. Simpatico o antipatico che vi sia non ha alcuna importanza. Niente storie, vi avverto. E se non stesse al suo posto lui non avrete che da informarmi. No, non è per questo. Ma assegnatemi un altro lavoro, anche il più umile. No, è un ordine. E se rifiutassi? Non ho altro posto per voi. Se vi piace solo ballare, andate a ballare per gli indiani. Vi prego, lasciate almeno che venga anche Chiola con me. Vi giuro che potete fidarvene. È solamente per non trovarmi sola. Non permetterò mai che un'indiana tocchi uno dei miei uomini. Andate ora. Sì, vado, colonnello. Come medico direi che è un'imprudenza. Perché avevi tanta fretta di rivedermi? Se sono qui è solamente per ordine di Lennox. Ah, e a fare che? Ad aiutarvi, dottore. Come? Questa è buffa. Tu, proprio tu che diventi la mia infermiera. Sì, e quando avrai smesso di ridere mi dirai che cosa devo fare. E che cosa vuoi fare? Balla! Appena guarita vieni qui a ballare e mostra bene le gambe. Così almeno questi disgraziati moriranno con una bella visione davanti. Vi prego di scusarmi. Foster che chiede scusa a qualcuno. Si cambia col tempo. Sta a vedere se in meglio o in peggio. Saresti cambiato in meglio? No, sono peggiorato. Sempre più giù di gradino in gradino sino a qui. Medico fallito in un forte di confine. Ognuno ha quello che si merita. Vale anche per te? Sì. Ma per colpa tua. Così pensavo. Non lo pensi più? Non lo so. Ti ho odiato non sai quanto. E ti odio. Ma è difficile odiare uno che anche lui è Che cosa? un disgraziato come me. Su, vieni. Hai ancora bisogno di riposo. Siediti. Come ti senti? Stanca. Potevi aspettare domani a venire. Il colonnello mi ha ordinato. E dovevi sputargli in faccia al colonnello. Anche se per la prima volta ha ordinato una cosa giusta. Avrei capito che per tutti noi la fine è vicina. Siamo il mucchio di cadaveri di cui Lennox ha bisogno. E la tua presenza potrà addolcire un poco questi ultimi giorni, anche solo così, senza ballare. No, lasciami. Tanta paura di un bacio? Temi che possa vedere il bel capitano francese? Ora sei tu. Ti riconosco. Col tuo whisky e la tua cattiveria. La mia cattiveria, come la chiami tu, non dipende dal whisky, ma dalla gente. Ti prego, non parliamo più del passato. Andateci piano a dargli da bere. Come va, Gorò? Va che è uno schifo, capitano. Forse erano meglio gli indiani. È tornato lo scout. Non ci pensare adesso, tornerà. Buonasera, sergente Ross. Buonasera, non vi avevo visto. Cosa fate tutto solo? Niente, è l'abitudine. Tutte le sere ci sedevamo qui, io e i miei, a smaltire il caldo della giornata. Mickey, il mio bambino, mi si accoccolava sulle ginocchia e io gli insegnavo a riconoscere le costellazioni. Riprenderemo le lezioni quando tutta questa brutta faccenda sarà passata. E passerà presto, non è vero, capitano? Certo. Cosa avete? Niente. Scusate.
Avrei potuto abbandonare il forte. Era un ordine. Soltanto un suggerimento. Sì, Foster va dicendo che avevo avuto l'ordine. Ma Foster è un ubriacone che tollera solo perché può essere utile ai feriti. Abbandonando il forte, gli indiani sarebbero risaliti a nord per prendere alle spalle le nostre truppe. Invece sono inchiodati qui. Ecco perché bisogna tenere duro. Capisco, ma non si potrà tacere a lungo con gli uomini. Bisogna farlo. Se spiegaste loro le vostre ragioni, capirebbero. Gli uomini non devono capire, ma obbedire e lavorare. Anche i vostri, capitano. Ehi, tu, cosa frughi? Dove l'avete preso? Rimettilo dove l'hai trovato. Questo l'ha fatto Ross per suo figlio, lo conosco bene. Non è vero, è mio. Rimettilo a posto. Voi state mentendo. Dove l'avete preso e come? Dovete spiegarlo. E non soltanto a me. Al sergente Ross dovrete spiegarlo. A tutti! A tutti! Sergente! Sergente Ross! Prendi, correte! Ross, aiuto! Venite! Non dire Tutti! nulla, lo so io, un figlio d'un cane d'un francese. O te lo dovrai vedere anche con noi. Sergente, lo riconoscete? Dove l'hai preso? Era nel sacco del francese. Dimmi. In nome di Dio. Chi l'ha dato? Hai incontrato mio figlio? Lo hai visto? Dov'era? Cosa faceva? Dov'era? Diteci che li avete incontrati. È così, non è vero? Mickey vi ha regalato questo. Non è un regalo di tuo figlio. Tu, Ross, già pensi la verità. E la intuite anche voi. Una verità atroce. Mickey. No. Mickey. Stava per terra. In una radura. Dove le vostre famiglie hanno terminato il loro viaggio. Tutti, dite tutti. Perché avete taciuto? Noi qui si continuava a sperare, ad aspettare. È stata una vigliaccheria. Una vera vigliaccheria. Dove li avete sepolti? Non è stato possibile. Ma come? Non li avete nemmeno sepolti? Uno dei miei uomini è morto mentre tentavamo di farlo. I Navajo si erano appostati fra le rocce. Maledetti indiani. Colonnello, fermatevi. Porca scimmia! Alzati! Cosa c'entra lei? Fermatevi! Viola! No!
Chiola. Chiola. Colonnello! Chi ti ha dato il permesso di entrare? Colonnello, chiedo scusa, ma ho pensato che fosse mio dovere avvertirvi. Stanno venendo qui. Chi? I soldati che avevano la famiglia nella carovana. E cosa vogliono? Accusarmi? Dirmi che sono il responsabile di tutto? Nessuno ha detto questo. Lo dicono invece. Lo so, li sento. Sento che mi accusano di avere mandato poca scorta, di avere tardato la partenza. Mi accusano di tutto. I vivi e i morti. Ah, attenti! Ditemi cosa volete e con la massima brevità. Non occorrono molte parole, signor colonnello. Autorizzateci a dare sepoltura alle nostre famiglie. Nessuno potrà uscire dal porto e per nessun motivo. Cercate di capirci, signor colonnello. È l'unica cosa che ormai possiamo fare per i nostri morti. Ci sono cose molto più importanti. La difesa di questo forte. O la difesa della vostra testardaggine. Ross, badate a quello che dite. Mio figlio, i nostri figli, anche da morti, valgono più dei vostri stupidi ordini. Ve l'avevo detto che sarebbe stato inutile. Dovevamo andare, fregandocene di lui. Calmati, Ross, calmati. Ma che calmati! Per obbedire ai suoi comandi abbiamo lasciato partire le persone che ci erano più care e le abbiamo mandate alla morte. Vogliamo obbedire ancora al loro assassino? Ha ragione, no? Sì! Sì, ha ragione. Sì, è colpa sua. Anche tutti i nostri amici che sono morti. Ragazzi, Dia sua silenzio! coscienza a lui. Non peggioriamo la Abbiamo un situazione. dovere da compiere. Vendicare i nostri morti. E l'assassino è lì. Scioglietevi subito. È un ordine. Sparate, comandante. Avanti. Sparatemi. Sono qui. Sarà il vostro ultimo delitto. Ross, basta! Siete tutti impazziti? Vi avverto che sono pronto a ordinare il fuoco. Non vi riguarda, capitano! Non Riguarda immischiatevi! tutti, invece! Siamo sulla stessa barca e va tenuta a galla. Colonnello, vi consiglio di accogliere la richiesta di questi uomini. Non vi ho chiesto consigli e tantomeno aiuto. Potremo guidarli io e il mio sergente. Basta! Capitano, anche voi siete ai miei ordini, ricordatelo. Uscire dal forte significa farsi massacrare. Vogliamo ricompensare il sacrificio delle nostre famiglie con una fine che offende la loro memoria? No, Port Sharp non deve cadere. Chiunque tenterà di allontanarsi sarà passato immediatamente per le armi. Tenente, il sergente Ross è in prigione, sarà deferito alla corte marziale. Voi sarete deferito alla corte marziale, Sparta! Contento, capitano? L'alleanza franco-americana ha dato i primi frutti, un morto. Tu parli e bevi, però cosa fai? Anche oggi, che cosa hai fatto? Sei rimasto a guardare, come sempre. E il tuo francese non mi è piaciuto. Perché ha tentato di evitare spargimenti di sangue? Non piace nemmeno a me vedere ammazzare la gente, ma oggi si poteva sperare nel morto giusto. Oh, se credi che la morte di Lennox possa servire a salvarci, vai, uccidilo tu. Ma è troppo facile sputare soltanto veleno su tutti.
Sbracciatevi. Muovetevi voi. Via. Si direbbe che sono informati di tutto. Ogni volta che da noi succede qualcosa... Si è visto il comandante? Non ancora. Spero abbiate capito che la mia intenzione ieri era soltanto di evitare quello che poi è accaduto. Sì, capitano. Non avrei mai ordinato il fuoco. Lo so, capitano. Non avete visto il tenente Foster? No, signorina. No. Non capisco, in infermeria non c'è. Non si trova più il vostro cavallo. Com'è possibile? Non so, non me lo Sergente spiego Miles! neanch'io. Adunata generale di tutti, americani e francesi per l'appello. Abbiamo trovato aperta la porta secondaria dall'interno. Qualcuno deve essere uscito. Sì, signore. Tutti ai posti di combattimento! Primo fuoco! Seconda squadra! Presto, muoversi, muoversi! Dov'è il colonnello? Non l'ho visto. Avete visto, capitano? Lo dicevo che avrebbero attaccato in forze. Ho attirato tutti gli indiani qui intorno e qui li terrò a rompersi le corna finché l'ultimo di noi sarà vivo. Colonnello, laggiù. Qualunque sia il messaggio, ecco la mia risposta. Leggete voi. Wichita, capo di tutte le tribù indiane Navajo, garantisce salva la vita a tutti gli uomini del forte Sharp se il forte verrà consegnato intatto con armi, munizioni, viveri e cavalli. La parola di Wichita è un sacro impegno ed egli sarà clemente se... Nessuno si illuda anche con la resa. Ormai non otterremo la clemenza di Wichita. Assassino. Lì dietro. Io ho portato Gilles. È un bravo ragazzo, potrà aiutarvi. Non c'è più niente in infermeria, è rimasta un po' d'acqua e basta. Coraggio, Brenda. Rimanete qui voi, capitano. Vi prego. Lo sapete bene che non è possibile. A che serve difendersi ancora? Ormai è la fine. Se dovesse venire la fine, vi prometto che sarò accanto a voi. Ma dobbiamo sperare, nonostante tutto. Vado a mangiare un boccone e ritorno. Se c'è bisogno, chiamatemi. Al vostro posto andrei a dormire. I feriti ormai solo Dio può aiutarli. Sono troppo stanca per avere sonno. Ehi, bellezza. Questa può essere l'ultima notte per tutti. E allora? Non capisci? Vorrei crepare contento. Andatevene. Siete ubriaco. Al salone non facevi la
la schezzinosa se un cliente era ubriaco. Non costringetemi a gridare, il colonnello Lennox mi farebbe mettere al muro. Prova a gridare. Cammina e zitta. No! Lasciatemi! Voglio... Non capisco perché ti scaldi tanto, Francese. Per quella lì. Per quella puttana. Non piangete. È finito tutto. No, non finirà mai. Sarò sempre trattata per quella che sono. Brenda. Non merito il vostro aiuto. Non merito niente io. Ho fatto solo del male. Siete pazza a dire questo. Anche a voi e a quell'uomo. Per causa mia, a momenti vi ammazzavate. E Foster? Foster? Sì, se è scappato è per colpa mia. Per finire chissà dove. Lo conoscevate da prima, vero? È vero. Foster è mio marito. Una storia squallida. Avrebbe dovuto aprire uno studio medico a Houston. Gli credetti e lo seguì. Però l'illusione durò soltanto 3 mesi. E poi all'improvviso sparì senza darmi spiegazioni, lasciandomi completamente sola. E proprio allora m'accorsi che aspettavo un figlio. Un figlio che detti alla luce solamente per vederlo morire. E lui? Mai più visto. Fino all'altro giorno. Fino al giorno in cui siamo arrivati qui. Lui di bottiglia in bottiglia e io di saloon in saloon. Ci siamo trascinati qua e là finché il destino ci ha spinti in questo maledetto forte. Forse perché era giusto che si morisse insieme. Tenente. Fate aprire la porta! Sì, signore.
Aprite la porta! Tenente Foster, conoscevate i miei ordini, ma avete ugualmente abbandonato il forte. Con un'infermeria priva di medicinali non potevo far più niente per i vivi. E allora ho cercato di fare qualcosa per i morti. Li ho sepolti tutti. Le croci saranno un po' rozze, ma sono croci. Anch'io vi ringrazio per quanto avete fatto. Ma sarete immediatamente passato per le armi, la vostra pistola. Tenente, formate il plotone di esecuzione. Alvar, mi avete sentito? Sì, signore, ma... Come ma? Disubbidite ai miei ordini? Anche Alvar comincia a riflettere sui vostri metodi, colonnello. Buon segno. Miles, un plotone di 6 uomini subito. Nessuno sparerà, colonnello, credetemi. Questa è aperta ribellione di fronte al nemico. Là fuori non c'è nessuno. Vi dispiacerà forse, ma il nemico se n'è andato. E tutti quei fuochi, voi mentite? Quei fuochi li hanno accesi per ingannarci, per prendersi gioco del grande colonnello Lennox. Di indiani ce ne saranno una decina in tutto. Ce ne sono 3000 e li guida Wichita in persona. Chissà dove si trova Wichita a quest'ora. Forse al nord, dove c'è gente seria, che la guerra la fa per davvero. Volevate passare alla storia? Vi passerete, come l'uomo beffato da Wichita. Mi pareva impossibile che aveste compiuto un'azione coraggiosa. Voi siete uno sporco traditore. Non lo capite? Quest'uomo si è messo d'accordo con gli indiani. Sarà un vero piacere per me eseguire la sentenza con le mie mani. Attenta, Brenda, quello spara anche a te. Non oserà sparare questa volta. Toglietevi di mezzo. Siete sicuro che fuori non c'è nessuno? 10 indiani al massimo che corrono su e giù ad alimentare i fuochi. Gli indiani sanno nascondersi bene. Li conosco meglio di voi, gli indiani. So quello che dico. Toglietevi di mezzo. O ucciderò anche voi. Ucciderò tutti dovessi restare solo. Da solo difenderò il mio forte. Allora, Miles, se i sudisti non sono contrari, assumo io il comando. D'accordo, capitano. D'accordo. Domattina lasceremo tutti il forte. E Dio voglia che abbiate detto la verità. Vi uccideranno. Credetemi, vi uccideranno tutti. Sarà un massacro. No. Lasciatemi! Tutto a posto? Sì, signore, ho distrutto i documenti. È ora di partire. Io rimango qui. Non obbligatemi ad usare la forza. Come? E anche voi, Aldor, avanti, prendete il vostro comandante, legatelo mani e piedi, obbedite al francese. Vi faccio presente che il vostro stesso comando ha autorizzato l'abbandono del forte. Ma io ho deciso di rimanere e rimangono i miei soldati migliori. Quelli che stanno sotto le croci sono venuti stanotte e me l'hanno giurato. E quando saranno partiti vigliacchi come voi, saranno tutti qui al mio fianco. Fuori voi! Fuori tutti vigliacchi! Fuori! Fuori da qui! Fuori vigliacchi! Io difenderò questo forte da solo! Vi ha ammainato la bandiera! Issatela subito! Issate la bandiera, ho detto! È un ordine!
Hai sentito, Miles? Insisti a disobbedirmi? La bandiera, perché nessuno si muove? Perché nessuno obbedisce? Alzate la bandiera sul pennone, il forte non si è arreso! Perché nessuno mi obbedisce? No, no! Lasciatemi! Va bene, andiamo, ma in testa ci starò io. Guardatela, sono lassù. Wichita e i suoi uomini. Ci attaccheranno. Sono migliaia e migliaia. Ve l'avevo detto. Ci stavano aspettando. Lady comanda Wichita in persona. Eccolo là, con tutti i suoi capi. Guardate, da tutte le parti ne vengono fuori. Ci hanno circondato. Non solo 3.000, ma più di 3.000. Eccola, guardate. È lassù, e anche là, dappertutto. Avanti! Avanti! Sporche scimmie rosse! Attaccate! Ma non illudetevi, sono sempre gli uomini di Fort Sharp e mi seguiranno! Avanti! Carica! Colonnello! Fermatevi! Colonnello! Avanti! Carica! È fuggito Wichita, vero? Sì, colonnello. Il forte è salvo. Isseremo la bandiera. Torneranno le donne e i bambini. Tutta l'America parlerà di quelli di Fort Sharp. Blandy! Il caporale Blandy vi guiderà al confine.
Arrivederci, capitano. E io vi dico addio, capitano. E addio anche a te, Brenda. Non so se in qualche angolo di questo mondo esista la felicità, o almeno qualcosa che le assomigli. Forse in Francia. Comunque ti auguro di trovarla. Pensi davvero che sia così lontana? E se si trovasse a Houston? In quello studio che volevamo aprire? Come infermiera valgo poco, lo so, ma potrò sempre ballare per i tuoi clienti. Sarà una cura nuova. Sei proprio una stupida. Sono certa che voi mi capite. Addio, capitano. Buona fortuna.